Antonio e Amata Lotti erano anziani e senza figli. Secondo una tradizione, un angelo annunciò ad Amata in sogno: «Avrai una bambina, chiamala Margherita, cioè Perla». Quella bambina sarebbe stata Rita. Nel 1381 nacque Margherita. Mentre dormiva, alcune api bianche uscirono dalla sua bocca e volarono intorno a lei senza pungerla. Fu interpretato come segno che un giorno avrebbe parlato con dolcezza e sapienza. Margherita crebbe a Roccaporena. Fin da piccola si ritirava in preghiera sullo scoglio, un'altura rocciosa solitaria. Tra quei monti, la sua fede cominciava a fiorire come le rose selvatiche. Fu data in sposa a Paolo di Ferdinando Mancini, uomo orgoglioso e irruente, vicino alla fazione ghibellina. Le nozze si tennero nella chiesetta di San Montano a Roccaporena. Il matrimonio fu inizialmente segnato da tensioni. Con la sua mitezza e pazienza, Rita acquietò lo spirito impulsivo del marito. Paolo abbandonò le armi e si convertì al lavoro presso un mulino, che divenne la loro casa. Nacquero 2 figli, Gian Giacomo Antonio e Paolo Maria. Dopo alcuni anni di matrimonio, Paolo venne ucciso mentre rincasava in piena notte, probabilmente da ex compagni per rancori passati. Rita non serbò odio e perdonò gli assassini. I 2 figli, pensando alla vendetta secondo il costume del tempo, morirono di malattia quasi contemporaneamente. Rita pregò Dio di accoglierli piuttosto che vederli macchiarsi di sangue. Pregò anche per gli assassini del marito. Rita chiese di entrare nel monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena a Cascia. Fu rifiutata per 3 volte. Tra le monache c'era una parente del marito che nutriva rancore perché Rita non aveva voluto vendetta. Rita comprese che doveva prima riconciliare la famiglia del marito con i suoi nemici. Con tenacia, fede e preghiera, riuscì a pacificare le 2 fazioni. Solo allora le porte del monastero si aprirono, intorno al 1407. Accolta finalmente nel monastero, Rita prese i voti come monaca agostiniana. Da quel momento si dedicò alla preghiera, alla penitenza e al servizio dei poveri e degli ammalati di Cascia. La badessa mise alla prova l'obbedienza di Rita. Le chiese di annaffiare per un anno una vite secca nel chiostro. Rita obbedì senza esitare. Dopo qualche tempo, il legno secco riprese vita e diede frutto. Il venerdì santo, mentre pregava davanti al crocifisso, una spina della corona di Cristo si staccò e si conficcò nella sua fronte. La piaga rimase per 15 anni, segno della sua partecipazione alla passione. Nel 1446, Rita volle assistere alla canonizzazione di Nicola da Tolentino a Roma. La piaga sulla fronte scomparve miracolosamente il giorno prima della partenza, per riaprirsi al ritorno a Cascia. Malata e immobilizzata a letto, nell'inverno prima di morire, Rita chiese a una cugina di portarle una rosa e 2 fichi dall'orto paterno. La cugina, incredula, trovò tra la neve la rosa rossa e i fichi maturi, un segno della vicina salvezza. Rita si spense la notte del 22 maggio 1457. Il corpo non fu mai inumato per l'immediata devozione popolare. Nel 1457 fu realizzata la cassa solenne, ancora oggi conservata. Su di essa, 15 anni la spina Patisti. Oggi i suoi resti sono venerati a Cascia. Sulla fronte sinistra è ancora visibile il segno della spina. Rita fu beatificata da Papa Urbano VIII nel 1626 e canonizzata da Papa Leone XIII nel 1900. Oggi, devoti da ogni angolo del mondo la invocano come la santa degli impossibili. Santa Rita, prega per noi.